Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È il 1° febbraio del 2024, ultimo giorno di mercato. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno anche da parte mia, di tutta la radio. Insomma, oggi occhio perché c'è qualcosa di molto, non so, volevo sentire il brivido di dire sta roba. No, non c'è niente. Oggi occhio che l'ultimo giorno si chiudono le Sì. porte, si lancian contratti, sta per arrivare quel super attaccante al Milan. No, non è così. Sta per arrivare però un like a questo video, perché so che lo state per mettere, l'avete messo esattamente in questo momento qui. Cliccate il pollicione all'insù, mi raccomando, per supportarci. Arriviamo a 1000, 1500, la chiusura del mercato. Dai, dobbiamo arrivare a un numero di like alto, no? I botti di fine gennaio del mercato invernale. Lasciateci un commento, mi raccomando, diteci la vostra su tutto quello che riguarda l'attualità e vi aspettiamo con le iscrizioni e la campanella per la notifica. Va bene, facciamo così. Diciamo quello che in realtà c'è sul mercato del Milan, c'è 2 trattative in uscita, ovvero Marco Pellegrino che ha ottenuto il nulla osta dalla FIFA, visto che comunque lui ha già giocato con 2 squadre, cioè in Argentina a inizio anno, col Milan, e sarebbe questo il terzo trasferimento, cioè meglio il secondo trasferimento, ma la terza squadra, quindi sarebbe un po' impossibile per regolamento. Quindi la FIFA ha dovuto dare un ok extra, cosa che è arrivato, e quindi Marco Pellegrino saluta e va in prestito a Salerno, Henry. Ci sta, Sì, come dice Rafa, ci ci sta. può stare, devo dirti, mi sembra una buona operazione per tutti. Alla fine questo ragazzo ha bisogno di giocare e va probabilmente a giocare, anche se la Salernitana, non so se mi pare abbia chiuso anche Boateng, quindi si fa questo restyling in difesa, ha fatto qualche cessione, vedremo quanto e come giocherà Pellegrino. Serviva questo ok che è arrivato, credo, per motivi legati anche alle tempistiche della stagione differente tra Argentina e Europa, no? Perché comunque ok che passa 3 squadre, ma passa 3 squadre perché in Argentina le tempistiche di campionato son diverse, quindi ci può stare. E a me un punto di domanda sulla difesa lo lascia questa cessione di Pellegrino, non tanto perché Pellegrino avrebbe giocato 5 partite da titolare, eccetera, ma perché comunque numericamente era lì, no? Ti direi che a questo punto sale definitivamente Simic. Ecco, me lo auguro, lo spero e credo anche che a questo punto, in caso di emergenza, Teo verrà riadattato, Simic è uno dei nomi più papabili, però anche qui, dopo Kier e Gabbia, ti fermi a Teo adattato e Simic a questo punto, nella speranza che in questi 20 giorni, poi vedremo quanto ci metterà Ciao a rientrare in gruppo, nella speranza che in questi 20 giorni ti vada bene così. Esattamente. Dobbiamo un po' incrociare le dita in questi ultimi giorni che ci separano quantomeno da almeno uno dei rientri dei lungodeggenti. A proposito di questo, l'altra partenza invece è Chaka Traoré, che va Sì, in prestito con diritto a 10, se non ricordo male, con anche la percentuale di rivendita a 25 Palermo. di vendita. A Palermo. Anche qui dai, ci può stare, una piazza importante della Serie B. Sì, una Può piazza stare. importante della Serie B che io sono molto onesto, l'ho seguita parecchio quest'anno la Serie Mh, B, la sto seguendo parecchio. mh, È una squadra che sta rendendo meno di quello che potrebbe per i giocatori che ha, per il livello che okay. ha di rosa, e che fa delle partite con una marea di gol fatti, una marea di gol subiti, mi ricorda qualcosa. Però sì, è una squadra che potrebbe fare un campionato di vertice col Parma e col Venezia e invece è un pochino più staccata e fa delle partite un po' strane, ecco. I tifosi del Palermo sono Beh. contrari, non cioè contrari, insomma, vorrebbero un cambio di allenatore e ripeto, tante similitudini, però Xhaka giocherà, suppongo, anche perché dovevan comprare Verde, ma
ma poi Verde è rimasto allo Spezia e quindi speriamo che possa giocare Cercatore al Palermo. E noi? Cosa? Tutto a posto, tutto bene credo, No, non no? noi, non io e te. E noi nulla, e come abbiam Appunto, detto tutto bene, tutto a posto, tutto bellissimo, tutto fantastico, tutto mhmm, da non alla toccare. fine siamo, tra virgolette, "sopravvissuti" a gennaio con la coppia Chiesa e Gabbia, quindi con il ritorno di Gabbia che è andato a aumentare il numero dei centrali, e meno male quantomeno, perché in questo momento è il nostro titolare indiscusso, e poi siamo fermi a Terracciano, che vediamo se potrà darci una mano nel presente, ma soprattutto credo nel futuro. Ovviamente Gazzetta si lancia, Henry, verso l'estate. Sì, Ehm, sappiamo bene che dopo il 31 gennaio c'è l'1 giugno e sì, quindi, in bisogna pratica sì. ripartire subito. Esattamente. Caccia al 9, Milan che punta sceglie, Zirkzee il più talentuoso, Sesko e Jimenez tentano. C'è un po' il profilo di 4 punte, tra l'altro anche abbastanza diverse l'una dall'altra, con Sì. Zirkzee, con Sesko, fisico, forza, potenziale, gioca poco, piace a tutti. C'è David, condizioni favorevoli con Leao, coppia atipica. E invece in basso a sinistra c'è Jimenez del Feyenoord, vive in area, segna sempre, ma costa già 50 milioni. Ho però dai, ma come Porca miseria. 50 milioni? Boom. Henry, son Purtroppo le è così, punte. E la punta costa, è anche così, è se così. non ha dimostrato chissà quanto, costa, No, no, costa, ma c'è se un poco da ragazzo fa 20 gol in Eredivisie ed è giovane, già le cifre quelle sono, cioè, non si scappa. Contando che se uno fa 20 gol in Serie A diventa Dio sceso in terra, o se fa 20 gol in Premier League è il nuovo Pallone d'Oro, praticamente è normale che se uno fa 20 gol in Eredivisie costa 40, 50 milioni. Cioè non E tu guarda Gudmundsson che ha fatto 4, 5 mesi buoni al Genoa e va via a 25 probabilmente alla Fiorentina. cioè è così. So costi. Figuriamoci quindi la punta. Bisogna spendere così, dobbiamo entrare nell'ordine di idee che quest'estate, se vuoi l'attaccante, devi spendere così. Perché anche Zirkzee, il Bologna ha già detto più volte: "Guardate che 40 è il prezzo per il Bayern". Cioè Mh. non so come dirvelo, dovete spendere di più. E quindi per me 50, 60 milioni devono partire 'st'estate. Per le alternative per spendere meno sono: 1, peschi il giovane che non ha nemmeno ancora dimostrato. È ancora Ti peschi il veramente jolly sì, tipo il Boniface della situazione, dell'anno tipo scorso, esatto. il Colomoni che è a 0 e va via pagandogli solo l'ingaggio, cioè peschi il jolly dal mazzo Sì. e ti fai andare bene quello. Oppure peschi l'Olivier Giroud per spendere poco. No, devi prendere un Oppure attaccante prendi un serio, parametro non 0. che l'Olivier Giroud non lo sia, per carità, non travisatemi. No, devi investire. Devi investire, ma non solo cioè devi investire un giocatore dell'attaccante titolare del Milan, non so se mi spiego, cioè devi prenderlo, puntarci, dargli questa carica, dargli questa responsabilità, quindi servono giocatori già, non dico ventottenni, possono essere anche 22, 23 anni, ma che abbiano una personalità e degli attributi importanti perché saranno l'attaccante del Milan titolare, e quindi secondo me bisogna andare su un attaccante così, cioè i nomi fatti prima per me ci stanno, ecco. Aggiungerei Gyökeres che viene sempre un po' bistrattato, ma anche lì Gyökeres sta "dominando" tra virgolette in Portogallo con lo Sporting, ha fatto molto bene in Europa, valanghe di gol anche con la nazionale e già il prezzo sui 40, 50, perché funziona così. Sì. Prima di andare avanti, come andare a Frosinone? Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento, a un prezzo molto conveniente.
Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer. E rieccoci. Prima o poi lo scopro cos'è quella puntata in cui facevo così. Chiudiamo con un minutino sullo stadio, ma tanto perché in realtà è uscito lo speciale ieri sera, quindi se volete saperne di più, sia su San Donato che su San Siro, tutti santi, lo trovate da ieri sera sul canale, ne parla anche Gazzetta, sale al quartanello, un'idea da 300 milioni, Inter e Milan freddi. Errore. Caccia l'errore. Non è inutile che chiedi a me. No, nel senso, a parte che non è proprio un quarto anello, ma vabbè, insomma. Ah, no, sì, è il primo primo anello incastonato, diciamo. Sì, incastonato recuperando parte del primo anello, non è che Cos'è? Doveva essere solo Milan freddo? Milan freddo, Inter, punto di domanda. Milan freddo, Inter, a me quella buttata lì 5-6 volte ieri quella frase da varie persone, dal sindaco ai consiglieri comunali, eccetera, eccetera, è un'ottima idea per le squadre, entrambe le squadre potrebbero accettare questa idea, è giusto convocare entrambe le squadre o una di loro. Ma Vabbè. Che voglio dire, ci può anche Che stare, dire? Sì, ci se può una stare. squadra fa il suo stadio, il suo progetto dello stadio da un'altra parte, con più velocità, con meno intoppi, senza le catene umane, senza 2 anni e mezzo di dibattito pubblico buttati nel cestino, senza intralci di ogni tipo, senza comitati del no che si riuniscono e fanno la qualunque. Se una squadra riesce a fare uno stadio da un'altra parte senza tutte le cose che ho elencato, è giusto che vada avanti a fare lo stadio lì. Poi se l'altra squadra ancora invece non ha modo di fare lo stadio o vuole ascoltare le proposte per San Siro, che lo faccia. Cioè, sono molto freddo in questo discorso, in questa questione, per un semplice motivo: bisogna farle le cose. Cioè, bello rimanere a San Siro, bello la storia, tutti i trofei che abbiamo vinto in quello stadio lì, però siamo anche nel 2024 e quello che è accaduto con lo stadio a San Siro negli ultimi 4 anni, cioè è una delle cose più italiane mai viste a livello burocratico. Classico. E non va bene per delle società di calcio. Allora, chiudendo, c'è una piccola parte di me dentro che sarebbe contenta però, perché insomma, avere ancora lì San Siro che ogni tanto ci passi, lo vedi, ricordi. No, certo. Sì, roba mia. Buttarlo giù va anche bene, però il 2024. Anche perché non si può. Tra l'altro. Però il 2024, cioè una squadra vuole fare uno stadio di proprietà, non può accadere quello che è successo negli ultimi 4 anni. Non è concepibile. Siamo arrivati in chiusura, tra poco ritorna con Chiama Milan tutta Maradan, dall'altra parte sull'altra piattaforma, poi 13 lance, 16 talk e poi via via le altre clip. Domani sarà già vigilia con le parole di Stefano Pioli, con pelle rossonera, e invece oggi parliamo ancora un pochino di futuro alle 16:40 con Luca Monblano. Chissà, Conte o non Conte, ne vediamo stasera. Chiederemo le percentuali. Esatto, è vero, bravo. Henry, ciao. Ciao. Ciao a tutti.